per aprire una splendida maniglia. Per non farci mancare niente ho comprato una 75 1600 iniezione nera che ho trovato abbandonata tanto per cambiare, per fortuna in una situazione abbastanza più leggera rispetto alle mie abitudini di fienili, pollai e depositi vari. Dietro è questo e davanti è questo. Era una macchina ferma da circa 20 anni, è stata fermata che era tutta funzionante tranne che le mancava la pinza freno posteriore, quindi come sapete la 75 ha i freni on board, non la cosa più facile del mondo da sistemare, quello l'abbiamo già fatto, oggi stiamo passando alla carrozzeria, quindi cercheremo di farla prima possibile, non voglio spendere 1 miliardo, cerchiamo di rimetterla in strada, poi vediamo che cosa ne faremo. Ci vogliamo dare da fare? Direi di sì, operazione lampo qua. Non tutti sanno. Scena madre. Lei ha patito gli ultimi 10 anni perché prima veniva usata sempre. Comunque è stata sempre sull'asfalto almeno, non coperta. Si vede perché sotto è sana. Olle! Contiamo ma li rimettiamo, No. No. In realtà devo dire che stai diventando un valido aiutante. Vai. Un po' di fogliame. La situazione non è drammatica come speravamo, una macchina abbastanza sana. Il peggior imprevisto che abbiamo trovato è stato al posteriore sull'1.8 dove la ruggine è riuscita a farsi strada sotto le guarnizioni doppie che ha la 75. Evidentemente in questi 20 anni l'acqua ha stagnato lì dentro, da fuori non si vedeva, ovviamente se avessimo evitato di smontare la guarnizione non l'avremmo mai saputo, ma l'abbiamo fatto, abbiamo voluto fare i precisini, adesso ci tocca togliere la ruggine da sotto. Il vanomotore è sano, sotto scocca è sano, i paraurti sono entrambi anteriore e posteriore un po' spaccati, quindi dovremmo sistemarli. Cerchiamo stavolta di non cambiare nessun componente originale della macchina, cerchiamo di mantenere tutto quello che possiamo senza sostituirlo. Non ho in mente elaborazioni né estetiche né meccaniche, l'unica cosa che faremo è montarle 4 bei cerchi Ronal Maxilite perché i suoi originali sono veramente inguardabili. Ovviamente le gomme sono quelle su cui l'abbiamo trovata, quindi le ho già comprate. Alla fine dei lavori di carrozzeria le daremo una bella messa a punto meccanica insieme a William di VS Motor e cercheremo di fare una prova su strada sperando che vada tutto bene e che io non debba spendere un euro. Fondo e vernice. Magari qualche angolo hanno rifatto. Qualcosa hanno rifatto. L'ho detto bene, abbastanza bene. Vediamo. Molto bella. Beh, ha ripreso vita. Povera 1600, così bistrattata. La nera è troppo bella. La nera è tutta un'altra cosa. E che tutti dicono che non c'ha motore, giustamente, ma porella. È sempre un 1600, sì, però dai. Anche se il 1600 carburatore invece. Là ci va una vitarella che è questa. Ok, questi sono quelli vecchi, tutta la macchina nuova.
mettiamo anche questi nuovi. Ci siamo mandati Alessandra di Afra per la nuova nata, i pacchetti con i nastri azzurri. Perché? Ma è femmina lei? È femminuccia. Perché è diventato un maschiaccio mo. Ah, tac. Oh. Alleluia, 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 alleluia. Cosa è Ultimi arrivato? pezzi mancanti, guarnizione parabrezza e lunotto. Ok. Che ci ha mandato Afra, che non sono state così facili come pensavo da trovare, ma ancora peggio, specchio lato passeggero verniciabile, a posto. Speriamo che si abbassa. È alta però non è brutta. Vabbè, mo si deve pure un po', sì. Belli, cerchio, belli. Il cose. Beh, Ed eccola a terra. Guarda quanto è bella nera questi cerchi. no, era il colore su. Manca lo scarichino, cambio olio, batteria. I cerchi ce l'hanno uguali, lei e la Ah, è rossa. bella. C'ha il cofano più della versione dopo, c'ha l'allettoncino della versione dopo, i fari rossi dietro. Quelle più recenti erano più belline, però se vai a vedere il valore, prime serie. È prima serie. Più bella della rossa. Non ti fa sentire. Passiamo alla meccanica, Scarico, cambio olio, batteria e andare. Ok, perfetto. Quindi abbandonata anche lei da almeno 15 anni. Qui tu mi hai già portato avanti un bel po' di cose nuove che si vedono a vista d'occhio. Sì, abbiamo fatto i freni di dietro con dischi, pasticche, poi qua abbiamo messo le pinze revisionate completamente posteriori che erano andate definitivamente. E poi una mancava proprio, no? Perché stava Una nel portabagagli. sì, pompa della benzina, filtro della benzina, le varie tubazioni, gli iniettori. E quello che manca, ecco, lo scarico che sta veramente messo male perché al di là della ruggine è stato pure abbastanza maltrattato. Qua, guarda qua che lavoretto che hanno fatto. Sì. Quello che ci manca da fare è cambiare olio, fare un bel tagliandino, solo l'olio perché il filtro dell'aria già sta a posto. Sperando che non tira fuori niente di nuovo. A volte succede. Può ecco. succedere. Diamole una dignità. Sì. Com'è? Bello. Bello, eh? Guarda qua com'è bello rugginoso. No, però guarda, pensavo che avremmo guadagnato meno. In realtà vedendo quello che togliamo e quello che sicuramente metteremo, mi sa che un po' di guadagno ce l'avremo. Sì. Pensavo... Non roba clamorosa, però. Però dai, qualcosina. Sì, qualcosina. Vedendo l'originale, abbastanza terrificante. Sì. Ecco qua lo strumento universale. Allora ti chiedo l'accendino. Caramelle. Qua arriva un bel po' di fumetto, sì. Guarda come preservo il tuo lavoro. Veramente molto ostinato. Sì, abbastanza. Io una soluzione ce l'ho. Le maniere medio forti non hanno Medio funzionato. forte, Dovremmo passare alle maniere forti, che vuol dire che il prossimo proprietario di questa macchina dovrà accettare il fatto che non avrà lo scarico originale. Eccolo qua. A posto. A posto. Quelle Perfetto. buone o quelle cattive. Pesa C'hanno 50 minimo kg. 20 kg di ruggine là dentro. Adesso possiamo sganciare il finale. Qua è terminato. È terminato. Bello, Vittoria. bello, belle cose. Ok. Adesso è il momento più bello, aprire i pacchi. Esatto, vai. A lei l'onore. Ah, perfetto, con tutte le sue giunzioni.
uscì poco poco. Yuhu! Sì. Ottimo, Sembra il suo. Ecco fatto. ottimo. Ma se non fai rumore. Non è nemmeno troppo nero l'olio. Ma è vecchio di anno, ma non è chilometrato chissà cosa. Ok. Mucho gusto. Rullo di tamburi. È giustissima. Non male. La redenzione della 1600 iniezione, vedi? Fammela sentire dietro, accelera tu. È Molto giustissima. bene. È in vendita se vuoi, Non mi tentare, Non mi tentare. Bella, 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 bella. Bellissimo. Spettacolo. Dispositivi di sicurezza, vedi? Quelli di un tempo. Quelli di un tempo. Il viaggio proteggici, ovunque proteggimi. Questo che è uno shuttle, il Gesù Cristo è uno shuttle. E fu proprio una 75 a far partire il format dal pollaio alla pista. Oggi un nuovo format molto più tranquillo, che ho chiamato così per scherzo Salvate dalla pressa, dove finalmente posso accettare tanti ritrovamenti di macchine che non andrebbero bene per il pollaio perché le vogliamo fare originali o comunque molto più tranquille. La più bistrattata e presa in giro forse soltanto dopo la versione diesel, che in realtà aveva un suo perché forse più di questa, il 6 IE iniezione elettronica. Già il problema della cilindrata lo conosciamo tutti, la macchina non è leggerissima per questa potenza, ma la versione a carburatori un minimo di carattere riusciva ad averlo. La iniezione elettronica in questo modello fu veramente accolta male e oggi ricordata anche peggio. Gli alfistio simpatizzanti dell'Alfa Romeo l'hanno sempre un po' presa sotto gamba e giustamente, devo dire, non si può dar loro torto più di tanto. Sinceramente, quando non porti nessuno a bordo e non hai il pieno di benzina, la macchina onestamente non è così tanto lenta. Va lanciata, ci mette un po', in salita non è proprio il suo pane quotidiano, ma resta comunque una 75, quindi l'equilibrio della distribuzione dei pesi, lo sterzo, la rendono comunque piacevole. Di sicuro non una macchina da rottamare, soprattutto questa qui, unico proprietario, 128.000 km, originalissimi, un cambio perfetto che è un po' uno dei punti deboli del progetto. Questa, essendo veramente sempre stata trattata bene, anche il cambio è ottimo, non sarà mai il cambio di una GT Junior o di una Giulia, ma va bene. È una perfetta daily driver in realtà. Se devi andarci piano e devi andarci in città, è incredibile quanto tutto sia ben collaudato e ben ingegnerizzato dall'epoca. Considerate che questi qui sono i suoi ammortizzatori, io non ho fatto assolutamente nulla, neanche una revisione, nulla. Il tempo di riprendersi un po' e sono perfetti per lo sconnesso, per la città. Comunque resta una macchina di impronta sportiva, perché le Alfa erano tutte così, anche la versione più scarsa. Se la butti in curva lei risponde bene. Io ho messo qui 4 belle gomme nuove, 4 cerchi un po' più larghi e basta e avanza. Il Transaxle con il De Dion lavorano come siamo abituati sulle Alfetta, sulle 75 GTV. Nessuna novità, nel senso che sei portato a non credere che possano andare così perché sono macchine umili e che non costano nulla oggi, tanto che questa qui stava andando alla pressa davvero, l'ho salvata all'ultimo secondo. Certo non ti attacca al sedile, però non è neanche vero che ti ci addormenti sopra. Quindi questo format è fatto apposta per questo tipo di macchine, che a me ogni tanto piace salvare e lasciare originali. Qui ci siamo fatti scappare la mano solo sullo scarico perché mi annoierei a morte senza un po' di rumore. Noi abbiamo cambiato i freni posteriori che ci ha dato Afra, tagliando il famoso tagliandone di macchina appena comprata, ma qui parliamo di una macchina che era abbandonata da 20 anni e effettivamente è tutto funzionante. Assurdo per una 75 anche il check panel tutto funzionante, luci, lucine, lucette, tutto, e questa è stata la scusa per iniziare a accettare le proposte di salvataggio di macchine così, che mi arrivano spessissimo e che prima, non avendo spazio, non potevo accettare perché non potevo farci dal pollaio alla pista, non potevo farci dei progetti miei e quindi le lasciavo andare. Ma non va bene, vanno salvate. Se le propongono a me le salvo io,
se le propongono a qualcun altro spero che le salvi anche qualcun altro. Chiaramente su Dal Pollaio alla Pista noi non parliamo mai dei costi, perché Dal Pollaio alla Pista è un programma che non deve essere influenzato dal fattore costi. È un programma fatto e basato sulla passione, che è spesso insensata, quindi tutte le volte dovrei dirvi: non mi è convenuto fare questo restauro, ho speso più soldi di quelli che vale la macchina, non mi piace. Quindi non ne parliamo, tanto vi diamo tutti gli strumenti per rendervi conto di quanto è costato. Avete nome e modello e marca dei ricambi, preparatori, fornitori, carrozzieri e tutti quanti. Basta telefonare. Uno che è veramente interessato a un preventivo per fare una macchina come le nostre può farselo fare tranquillamente. In questo format è più facile parlare di prezzi perché effettivamente sono restauri e lavori alla portata di tutti, senza chiaramente il peso di una preparazione molto sportiva come facciamo in Dal Pollaio alla Pista. Salvata dalla pressa è un format molto più tranquillo, quindi vi posso dire che qui siamo rimasti nell'ordine del valore della macchina per salvarla. Quindi se l'avessi fatta da privato, senza l'aiuto di partner e collaborazioni, avrei speso più o meno 7-8 mila euro, quello che vale la macchina, 9, visto che è particolarmente ben tenuta e in forma. Oggi chi vuole godersi una 75 senza spendere 1 miliardo può tranquillamente prendersi una 1600 iniezione come questa, tanto prima o poi saliranno anche loro. Però non devi aspettarti un mostro, ovviamente non va niente, cioè non va. Non è un 2000 Twin Spark, neanche un 2000 carburatori, e non è proprio un 2000, è comunque divertente a modo suo. Non è una macchina fastidiosa. A me danno fastidio parecchie macchine perché non vanno, questa no, sinceramente no. Però la soddisfazione di rivederla in strada per me è intatta, l'ho rimessa in circolo, mi fa piacere già solo questo, non la terrò perché non ci faccio nulla, però qualcuno se la godrà e quindi mi ripaga, sono contento, mi diverte anche solo farlo. E poi con la scusa del format più semplice ho modo di provare tante macchine come erano progettate all'epoca. Quindi mi rendo conto com'era una 75 di tutti i giorni, quella con cui lo zio ti portava a scuola, cioè non la macchina pseudo corsa o comunque molto profondamente rivista. Quelle è normale che siano divertenti, ma il vero mito di tutti i giorni nasce sulle versioni base, su quelle che tutti potevano avere in famiglia. Questa era esattamente quel tipo di macchina ed è cultura anche questa, cioè voglio ricordarmi come erano queste macchine nel caso in cui l'ho vissute, oppure scoprirle nel caso in cui ancora non ero nato, ed è molto importante anche questo. Poi capisco anche chi preferirebbe vederci fare restauri conservativi, facciamo anche quello quando si può. Chiaramente io mi diverto di più a fare preparazioni folli e macchine che vanno molto forte, però è bello anche questo. Quindi questa è la prima, ogni volta che mi capiterà non mi tirerò indietro, non ti devi preoccupare neanche di provare a farle fare una scodata, non c'è proprio speranza, ti appoggi. Lei comunque gommata bene, con il suo layout della sospensioni che è identico a quello delle sorelle maggiori, si comporta bene, cioè, passa sullo sconnesso in un modo che fa invidia a macchine di oggi. Quindi a chi piace parlare di messa a punto, di collaudo, di sviluppo, questo è utile, utilissimo per la propria cultura personale, e a me serve imparare anche queste cose qua. Poi è bello perché scopri tante cose che normalmente io non noto perché non ho in macchina, che sono tutti gli accessori dell'epoca, capisci cosa stavano sperimentando, quando ancora il comfort era utile, non era stupido come spesso succede oggi. Qua no, qua era tutto abbastanza utile quello che c'era, e scopri come i vari marchi a suo tempo interpretavano questi nuovi comfort. E poi a me piace anche, sono malato io, vedere che stereo montavano, come funzionavano, come facevano azionare il davio luci, i comandi dei fendinebri, tutte queste cose che un po' erano sperimentali, oggi sono tutte uguali in tutte le macchine. Perché? Perché dopo anni si è trovato il modo di capire quali sono i comandi più comodi, più giusti, e quindi è normale che dopo un po' si appiattisca la parte ingegneristica di queste macchine, come in tutto. Quando si arriva a capire qual è il layout migliore per una berlina, poi è normale che in pochi sperimentino cose nuove. Se già si è capito qual è il meglio, si continua a fare tutti quello. Però questo appiattisce, e per quello le macchine fino a un certo periodo sono più interessanti e più affascinanti, perché si sperimentava ancora, adesso un po' meno. Qui ognuno aveva ancora il suo modo di fare il volante, il suo modo di fare
pomello del cambio anche, che questo per esempio della 75 è più lungo all'indietro, tutte cose strane, era più bello. Uno saliva su una macchina e immediatamente trovavi tante differenze, tantissime. Oggi è tutto molto simile, quindi quando vai alla scoperta di queste macchine qua, ancora per qualche anno dopo questa, quindi fino agli anni 2000, i primissimi anni 2000, prima dell'appiattimento generale di tutta l'ingegnerizzazione automobilistica, è bello. Quindi non ci meravigliamo se anche le Youngtimer, come le macchine d'epoca, ci affascinano così tanto. Non è solo perché ci siamo cresciuti sopra o le abbiamo viste e desiderate da piccoli, è oggettivamente interessante capire come cercavano di risolvere i primi problemi, di come migliorare l'esperienza di guida, però l'esperienza di guida rimaneva abbastanza centrale, cosa che oggi è andata scemando purtroppo, perché sta cambiando anche un po' la società in generale, ma io sinceramente credo che ci sarà un po' un dietrofront in questo. Poi ne parleremo meglio, però io credo che finché è l'essere umano che comanda, dopo un po' certi accorgimenti annoieranno e quindi si vorrà tornare un po' più a sentire con i sensi che abbiamo e avremo sempre per natura.